要听着钟声，然后来配旋，上面准备要跳下来。然后当时在那边做一个非常巨大的那个水池，然后呢，那个贝拉迪这样冲，然后跳过这个水池，然后再跳出来，来这个爱Prego. Benvenuti. Diciamo, l'affresco è veramente un'opera d'arte perché è opera di Andrea Pozzo, molto rara perché quest'uomo ha lavorato ovviamente per l'ordine dei Gesuiti, perciò le sue opere si trovano nelle chiese, nei conventi dell'ordine con affreschi a tema religioso. Qui invece ci troviamo in una sala privata con un tema tutt'altro che religioso, perché ci sono le virtù che sconfiggono i vizi. Tutta la famiglia vive questa sala, quella di accanto, regolarmente a casa nostra, cioè ci siamo tutti nati, cresciuti, ci abbiamo giocato in queste sale. Mio zio Alamanno ci giocava a tennis qui dentro. Quel leone là ha gli occhi trafitti dai fiumini della carabina di mio padre. Qui abbiamo anche altre cose importanti, diciamo, della famiglia, perché questo qua è un fortepiano del 1826, perché la nostra famiglia è non solo vino, cioè arte ma anche musicale. Mia sorella è una cantante lirica professionista e in tutto il mondo ne esistono 30 di questo strumento, però se te suoni Beethoven, Schubert, Liszt o anche un tardo Mozart, in questo strumento risenti le sonorità vere del compositore. Qui abbiamo il resto della famiglia e dello staff. Ecco lo zio. Salve, ben arrivati, buongiorno. Ora scendiamo in sagrestia, come dice giustamente Adamo, cioè nella stanza segreta della famiglia. E qui si invecchiano tutti i nostri nobili in botti grandi. Perché? Se sono sotto i 10 ettolitri c'è troppo legno e poco vino. Se invece la botte supera i 25 ettolitri c'è troppo vino e poco legno. Prima erano di castagno, anche perché i castagni era un legno italiano, mentre il rovere non è italiano, bisogna andare o in Slavonia o in Francia per avere questi legni, quindi a quell'epoca eravamo più autarchici. Bisogna saperle le cose. Il rovere in Italia era un po' difficile perché nasce nel Carso, fra Trieste e Gorizia. E cosa è servito questo rovere? Per costruire Venezia. Le palafitte di Venezia sono quasi tutte di rovere. La vecchiaia delle botte è data dallo spessore della doga. Più la doga è piccola, più spesso vanno sostituite, più la doga è alta e si può aspettare anche un po' di più, ecco. Il vino va travasato da una botte all'altra 2 volte all'anno. È tutto a decantazione naturale. Io devo dire che ho avuto questo privilegio, una fortuna, ecco, di sposare mio marito Gian Stefano Contucci, che ora non c'è più, ma ci guarda dall'alto, e venire qui da una zona comunque bella d'Italia, dal Lazio, da Roma. Qui è un incanto perché veramente c'è la bellezza dovunque si guarda. Senza il vino buono non è che si può raggiungere dei livelli di efficienza, diciamo, nell'antichità, deve essere anche un po' antichi. Ecco, vedete, qui c'è il panorama dei nostri tetti e poi di là c'è tutta la zona della valle, che poi è il territorio d'origine della razza chianina. E i cambiamenti sono stati importanti. Anche il turismo era anche abbastanza selezionato perché non c'era la conoscenza che c'è ora. Invece da allora in poi ci sono state varie iniziative che hanno diffuso enormemente la conoscenza della città di Montepulciano.
ma che gli devo dire ora? Io sono stato sempre in cantina e quindi mi sembra vada bene, ecco, mi sembra. Quindi non ha avuto la sensazione. Non ho avuto, io vado in giro, anche il sabato lavoro, la domenica lavoro io, 就是比较美好的，那跨入时是一个完整的概念嘛，所以呢，他们在新婚的这个夫妇就会靠听着钟声，然后来嘿咻。 Allora, questo è il primo stop che è la riserva di famiglia delle annate passate. Un po' per testimoniare anche la longevità che il vino nobile può avere. In condizioni ottimali come questa, dove non ci sono rumori, luce e umidità, il vino anche di 60 anni può essere ancora gradevole. Bisogna fare come fo io. Gli anni devono passare gli anni, ci vuole gli anni, ci vuole riposo, ci vuole esperienza, ci vuole questo tipo di cantine, con queste condizioni ottimali. Riposa tranquillamente, dorme, ottimo, perché non sente niente e qui non ci sono rumori, sbalzi, botti, niente. Qui lui dorme tranquillamente, riposa, invecchia, matura. Ecco, vedete che meraviglia. Questo è il vino, questa è la natura. Qui si vede proprio l'unione della muratura con le rocce della montagna, perciò è quello che lo zio giustamente diceva, il sasso di Montepulciano, quello su cui è nata la città in epoca etrusca. Siamo intorno all'anno 1000 più o meno qui, no? Si vede bene, diciamo, dove siamo. Cioè qui proprio ci sento, no? L'idea che ci sia un riconoscimento del vitigno, del territorio, ma al di là del vino, che la qualità del vino è l'idea che lei è cresciuto con queste immagini negli occhi, fanno parte di è come la parmigiana di mia nonna. Non so, io ho visto che alcuni miei chef non hanno avuto una nonna che li cucinava e quindi fanno fatica. Quando si rompe, basta una generazione, via. Non si recupera più. È il rischio, perché a creare una cosa ci vogliono generazioni, a romperla basta pochi anni. Ho cominciato a 15 anni. Lei di che classe è? Sono del 38, del 1938. Io andavo al mare con la macchina con la mia moglie, passo per la strada, vedo degli operai che stavano mettendo le barbatelle, cioè le viti. Voglio fermare, moglie è incavolata, lascia stare, ma lascia stare. Mi fermo, dico, chi è qui che comanda? Dissi. Si presenta uno, dice io. Dico, lei è enologo, agronomo? Dice sì. Bene. Lei sta facendo il Brunello qui, a piantare? Dice sì. Lei avete tolto il bosco. Il bosco sono cerri e querci, vero? Dice sì. Quel terreno, lo sa lei che acidità c'ha? Per rinnovare quel terreno ci vuole tanto, anni, 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 se no non si fa il vino buono. Però gli disse, attenzione, fu così. Dico, guardate che questa vigna, guardi, gli dissi, non è piantata bene, perché non è messa a mezzogiorno. Come a mezzogiorno? E che vuol dire mezzogiorno? Dico, ma lei a scuola ha fatto? Ma questa a scuola me l'hanno detto. Allora, glielo dico io. Quando si dice a mezzogiorno, la vite va piantata che ci deve nascere e tramontare il sole. Ha capito? E si dice, è messa a mezzogiorno. Rimase male. Dice, senta, io non le posso rilevare ora, quasi tutte. E vedete, ecco, vedete, quando le cose si sanno, è un divertimento. E allora lo salutai, e rimontai in macchina e via.
veramente prendendola ora si rischia. Vedi? Sì. 64, a quell'epoca scrivevamo riserva speciale, era proprio una cosa tremenda. Quindi tu facevi, la tua famiglia faceva scarpe in Veneto e 3 anni fa ha comprato questo palazzo. Esatto, no, facciamo bulloni. Ci è piaciuta questa idea di comprare una cantina in Toscana. Hai fatto un corso di accento toscano? Certo, perché facciamo le cose per bene, mica